buona die, Sardegna mia. Saluti a tutti. Oggi parleremo di un argomento molto dibattuto dagli storici, i Fenici e i Punici. Chi erano costoro? Sostenere che Sulcis sia stata fondata dai Fenici intorno al 770 a.C. significa cancellare migliaia di anni di storia e di protostoria della Sardegna. Sulcis era una città stellare, il cui nome deriva proprio dal solco sacro trasposto sulla terra da Atlas o Atlante, che in sardo equivaleva alla Tula, ovvero sia al solco. La curatoria medievale di cui la città era il maggiore centro si chiamava Sulcis o del Sol ed era ispirata al dio del sole o Apollo Apud o Sardus Pater, come l'omonima Sulcis Ogliastrina. Lo studio sistematico sui Fenici, iniziato nel XVII secolo, è stato alimentato progressivamente dagli scrittori del Novecento fino a giungere ai nostri giorni, quando nel 1988-2001 Sabattino Moscati ha concluso la sua lunga serie dando alle stampe il libro I Fenici. L'amico Michele Zoroddu, in controtendenza, nel 2010 è uscito con un volume intitolato I Fenici non sono mai esistiti, del cui testo ho dato ampio risalto qualche tempo fa nella rivista in lingua sarda Logo Sardegna da me curata. Nell'ultimo decennio, attraverso ulteriori ricerche orientate su diverse prospettive, si è data una forte spallata alla fantomatica civiltà fenicia. Eminenti studiosi hanno rilevato che la loro potenza era stata sovradimensionata da alcuni storici, moderni e antichi, a cominciare da Erodoto, e che la loro permanenza in Sardegna era stata limitata alla mera gestione di empori. Paolo Xella, in un articolo recente, infine ha asserito che i Fenici come popolo sono stati un'invenzione dei Greci. Senza dover ripercorrere l'impressionante mole bibliografica prodotta sui Fenici, focalizzerò un singolo aspetto poco trattato della loro storia, quello linguistico, relativo all'etnonimo fenicio. È risaputo ed unanimamente accettato che tale termine deriva dal greco phoenix, che significa rosso porpora, ma che nella accezione più vasta del termine vuol dire anche palma, dattero, quindi frutto della palma, cetra punica e fenice, ossia uccello favoloso. Fenicio era anche un cartaginese, un fiume della Tessaglia, una città nell'isola di Creta, eppure il nome di un uomo. Tutti questi appellativi sono accomunati da un unico denominatore, il colore rosso cupo, sia del sangue, sia della porpora, sia del tramonto. La prima domanda che mi sono posto per analizzare il termine fenicio è stata la seguente. I greci hanno dato un nome ai fenici usando un lessema già presente nella loro lingua per esprimere il colore rosso porpora? Potrei rispondere di sì, dal momento che per indicare il rosso purpureo esistevano già, coevi al greco, i nomi di sardo o lusitano. Questi patronimici erano uguali ai termini usati per le pietre preziose sardonice o sardonuche, nuche sarda, agata sardonica e andalusite. Per questo il territorio della Lidia anatolica, in greco Ludia, pronunciato Lusia, venne considerato da Omero terra dei Luxion, quando la sua capitale era Sardes, Sardeis, Sardo. Infatti, in greco, Sardion vuol dire sardonico e indica proprio la gemma di colore rosso, mentre sardonicos o sardonios traducono l'aggettivo sardo della Sardegna. Sardanus e Lusitanos erano due popolazioni che abitavano nella parte centro-meridionale e centro-settentrionale della Sardegna occidentale. Tali denominazioni sono dovute al fatto che il mare e il cielo in quei territori si tingevano di rosso quando il sole andava a morire, a occhidente. Il turrus sardo, vale a dire il bastone del Tirso, traslittera il Turos greco, nome con cui gli Achei e i Dori chiamavano la città di Tiro, nella cosiddetta Fenicia. Questa polis o Pula era considerata per eccellenza la terra dei tintori, tanto che i suoi abitanti avevano elevato a loro protezione la divinità di Lusia. Oltre al murice, mollusco marino da cui veniva estratta la sostanza che serviva a creare la tinta più pregiata per colorare le vesti, esistevano in natura piante o bacche molto più facili da reperire.
Nella ipotesi alternativa in cui potrei considerare Phoenix l'abitante della Fenicia propriamente detta, quindi autoctono delle coste orientali del Mediterraneo, dovrei rilevare che i greci abbiano preso in prestito da altra lingua l'etimonimo fenicio. In questo caso il sostantivo Phoenike in principio potrebbe non aver avuto il significato di rosso porpora, ma quello di una voce similare al suo significante, ossia a quello che si legge e non a quello che si intende. In altre parole, Phoenicios, in latino Phoenicius, mutato al femminile, così come la terra, con la trasformazione della iota in Y, come spesso accadeva, poteva derivare da Fenuchia, quindi in sardo dal finocchio selvatico. Con questo coronimo ancora oggi si può indicare una particolare zona della costa mediorientale asiatica, facente parte attualmente del territorio siriano, vale a dire quella del promontorio capo del finocchio, relativo alla città di Ugarit. In arabo Ras Shamra significa capo del finocchio, ma con tale denominazione è chiamata in Sardegna l'omonima Torre del Finocchio, in sardo Turre de su Venugu, posta nella località costiera di Monte Venugu, nel comune di Maracalagunis. Saverula, dal cui tronco veniva ricavato il tirso, altro non è che un finocchiastro. Ugarit era il porto più importante del Mediterraneo orientale in periodo del Bronzo. Il ritrovamento sul sito delle tavolette scritte in svariate lingue dimostrano che la città aveva valenza internazionale. Su Ugarit i sardi del Bronzo si giocarono una carta fondamentale per la loro permanenza in Oriente. Gli Ittiti tentarono in tutti i modi di sfondare le linee di difesa in quei territori, tanto da spostare la loro capitale da Attusa a Taruntassa, vicino al fronte siriano. La fine di Ugarit, determinata molto probabilmente dalla lunga guerra tra Sardi e Ittiti, è documentata in un'iscrizione geroglifica del tempio funerario di Ramses III a Medinet Habu nell'8° anno del suo regno, ovverosia nel 1186 a.C. La coalizione sardo-egizia governò sul posto almeno fino al 1274 a.C., anno in cui il principe ittita Muwatalli II si rese artefice della famosa battaglia di Kadesh o Kadesh, combattuta lungo il fiume Oronte, nell'attuale Siria nord-occidentale. Lo scontro passò alla storia come la grande sfida tra la potenza egiziana e quella ittita ed è riportata sui libri di storia. In secondo piano compaiono tra i combattenti, in qualità di mercenari del faraone egiziano Ramses II, i guerrieri Sardanos. La contraffazione storica è qui evidente. Si può davvero pensare che i Sardanos siano stati mercenari degli egiziani, quando poi, come la stessa storia dimostra e racconta, i popoli del mare di cui essi facevano parte, insieme alla lega degli altri popoli sardi, misero a ferro a fuoco i territori occupati dagli Ittiti? Inoltre, è possibile che i toponimi sardi presenti in Palestina, in Grecia e in Asia Minore siano frutto solo di una breve occupazione e non di una secolare colonizzazione e dominazione? Molte città costiere della Fenuchia possono essere ricondotte alla toponomastica di derivazione sarda. Ugas e Lugas, che costituiscono la radice della città di Ugarit, sono toponimi e cognomi sardi riferiti alla luce. L'isola di Arwad, sulla costa siriana, era detta in greco Arados, quindi Arato, come l'aratro sardo. La città di Biblo, in greco Bublos, era riportata in fenicio con GBL, le consonanti, che potrebbero accompagnare le vocali in gubula, la cicala di mare. Beirut era in antichità denominata Beritto, che poteva traslitterare il sardo Berruttu, ossia la verga sardesca. Sidone in greco Sidon, in fenicio SDN, poteva essere l'accrescitivo di Sidi. La divinità eponima di Sidone era chiamata Sid, acronimo di Sigido, vale a dire di qualcosa di prezioso, come il Sidadus sardo. La Geras, in greco antico Geras, era invece il bottino di guerra, che trova il corrispondente sardo in Gera o Guerra. La Galilea orientale era omonimo della Galilea sarda, così come le terre di Canaan con le terre cane o biancastre. Pertanto, almeno fino alla battaglia di Kadesh, i Fenici dovevano appartenere ad una delle tribù sardo-pelargiche stanziate lungo le coste orientali del Mediterraneo.
i cui comandanti indossavano il mantello di colore rosso porpora. A tale proposito, così rivela Samuele nel primo libro, rivolto agli ebrei: ma essi dimenticarono il Signore, loro Dio, ed egli li consegnò in potere di Sisera, capo dell'esercito di Assor, e in mano dei Filistei. In greco, Sisura vuol dire mantello di pelle. In sintesi, se alcune attestazioni lette nelle tavolette di argilla micenee potevano portare al coronimo Fenicia e all'etinonimo Fenicio, queste dovevano essere relative al toponimo Fenuchia, presente nel promontorio capo della città di Ugarit. Conseguentemente, solo dopo la distruzione di Micene e di tutte le città sardo-pellagiche della Grecia antica da parte degli Achei e dei Dori, i greci avrebbero potuto dare un nome particolare nella loro lingua a quei popoli o a quegli uomini vestiti di rosso. Nel periodo del bronzo apparteneva ai sardi la tradizione di indossare il mantello rosso porpora, chiamato con l'epiteto di Phoenix. In un passo dell'Iliade, in occasione dei doni in memoria di Patroclo, Omero descrive un vaso d'argento prodotto dagli artigiani di Sidone e dice: uomini fenici l'avevano portato sul mare nebbioso. Molto probabilmente con l'addizione uomini fenici, Omero voleva intendere uomini vestiti come fenici, ossia con il mantello color rosso porpora. Omero nell'Odissea ritorna a parlare dei Fenici nei libri XIII e XIV, nei versi 271-286 descrive gli onesti Fenici, mentre dal 285 al 309 ricorda il Fenicio esperto di inganni. Poi l'autore si sofferma nel libro XV su una donna fenicia, alta e molto bella, che vantava nobile discendenza e provenienza da Sidone, la città ricca di bronzo. In questi richiami, Omero pare voglia mostrare al lettore un mondo, quello fenicio, che è rimasto nella memoria storica, ma di cui neppure lui riesce a individuare la collocazione nel tempo e nello spazio. Un riferimento al mantello rosso è contenuto anche nelle storie di Erodoto, quando lo scrittore descrive il momento in cui Ciro II, il Grande, occupa la Ionia Anatolica nel 546 a.C. Egli racconta che una delegazione degli Ioni e degli Euli asiatici si era recata a Sparta per chiedere aiuto. I messi degli Ioni e degli Euli giunsero a Sparta scegliendo per tutti di far parlare il rappresentante di Focea, il cui nome era Pittermo. Costui indossò una veste di porpora per meglio attirare l'attenzione degli Spartani. Per capire chi fossero in principio gli Ioni e gli Eoli occorre brevemente riportare l'etimologia del loro nome e le origini. Gli Ioni in greco antico Ianes, Zanes, quindi discendenti da Zano, custode delle porte celesti, e gli Euli in greco antico Aiolos, contrazione di Maiolos, chiamati da Omero Maiones e da Erodoto Pellarci, erano devoti a Maia, come i Maiores sardi. Costoro, a distanza di mezzo millennio dall'invasione della Grecia da parte degli Achei, mantenevano ancora la tradizione di indossare la veste di porpora. Agli occhi degli Achei, Perlagi, provvisti di copricapo pennato o piumato e con sulle spalle il mantello alatto rosso porpora, dovevano apparire simili all'airone rosso, chiamato uccello di fuoco o fenice, a cui per questo venne dato il nome scientifico di Ardea purpurea, dove con Ardea, da Sardea, era citata una città nel Latius Vetus. L'airone rosso era considerato sacro anche in Egitto e ricordato in castigliano con il nome di flamenco, simile alla fiammingo, derivati entrambi da flamma. L'airone rosso è denominato in sardo menga rubia, come il menco spagnolo e similmente al mingo olandese, associati dal colore rosso fuoco. In una poesia della fine dell'Ottocento, primi del Novecento, viene ricordato un santo chiamato Sant'Umengu glorioso. L'altro anattide della stessa famiglia dell'airone rosso è il fenicottero, in greco fenicopteros, similmente al latino fenicotterus. In sardo invece viene detto genti a rubia, gente rossa, quasi fossero la rappresentanza degli uomini fenici, citati da Omero. Anche la verla capirossa viene chiamata in sardo manteddada, con chiaro riferimento al mantello rosso. Il triangolo rovesciato con cuspide rivolta verso il basso rappresentava idealmente il pube femminile. Il cuneus latino, che traduce una figura triangolare
conservano un indizio diretto al cunnus sardo, cunnatta o connatta, cognatta, e per questo la sorella della moglie, nata dallo stesso cunno. I gonnos campidanesi, che richiamano al monte conico, sono omonimi dei gunnari nuoresi e dei bunnari logudoresi. Tutti si rifanno al cunno, da cui la voce gunnedda, gunnedda, punnedda, gonna, da punna o punnica. La stessa stella a 6 punte, simbolo di Israele, è la rappresentazione di 2 triangoli sovrapposti a cuspide invertita, che delineano il maschio e la femmina. Tralasciando quanto scritto sul loro significato, quei simboli appartenevano alla civiltà sarda e sono stati acquisiti dagli ebrei solo dopo il loro esodo dall'Egitto verso la Palestina, terra governata dai sardi fino alla conquista degli assiri di Tiglat-Pileser III nel 732 a.C. I cosiddetti filistei biblici altro non sono che i Pelistim, denominati in altri luoghi con l'epiteto di Pelasgi. Strabone fa una precisazione in ordine al nome dei Pelagi, chiamandoli con il suffisso sardo Argiu, e dice: gli ateniesi chiamavano i Pelagi con l'appellativo di Pelargos, Pelargiu. Dunque la parola Pelasgo in sardo vuol dire colui che è vestito di pelle o colui che concia le pelli, vale a dire un pedagio o un pedargiu. Il greco pelargos voleva dire anche cicogna e legava in tale maniera il sardo Pelagi alla figura mitologica del cigno. Tolomeo individua nel capo di Sant'Elia a Cagliari il promontorio Cunnucario, dove è stato rinvenuto proprio il tempio di Astarte o Venere Ruchina, nella croce o Cunnusa. La tintura di porpora era detta dai romani tra gli altri pelagium, con riferimento al sardo pelasgo. Dunque la cicogna da cucunna era l'alter femminile del cigno o del cunno. Nell'obelisco di Bilibio, databile alla 2000-1700 a.C., ad esempio, è ricordato Cucunno, figlio di Luca. I fenici cananei vengono associati per il loro nome ai punici, libici. Il nesso tra il sostantivo fenicio e quello punico sembrerebbe causale e non causale. Fenicio è infatti l'epiteto che i greci avevano dato agli uomini vestiti di rosso, che in Africa settentrionale usavano indossare allo stesso modo l'abbigliamento purpureo. In sardo, tra gli altri, punnicu vuol dire bramoso e punnau lussurioso. Punicum era quindi un nome sardo, rivolto al colore rosso, sebbene con diverse accezioni, presenti anche nella Roma repubblicana. Il melograno selvatico di frutto rosso vivo è chiamato silvestre punicum da Plinio il Vecchio, il quale aggiunge che altri lo chiamano granata o melagranata. Svettoni inoltre rivela che a Roma vi era il quartiere dei melograni, che egli chiama malum punicum, mela punica, dove era nato l'imperatore Domiziano. Tito Livio avvicina i fenici ai punici quando dice che gli equites libo-fenici sono un misto di fenici e di africani. Orazio chiama la rosa purpurea con l'addizione di punica, color est punica e flore prior rosa, il colore di rosa purpurea. In altre parole, con fenicia o con punica venivano chiamate tutte quelle piante, frutti, bacche, radici, insetti e molluschi che avevano un forte potere colorante rosso. Ad esempio il sangue di drago, famoso nell'antichità, era un prodotto resinoso ottenuto dai frutti di varie piante appartenenti alla famiglia delle palme, tra cui la specie detta Calamus draco. È per questo che i greci chiamavano phoenix anche la palma. In botanica anche l'olio è detto phoenic per la sua azione colorante. A questo punto, se si considera che nella scrittura consonantica il gruppo PNK poteva tradurre sia la voce punicu sia quella phoeniche, si potrebbe supporre di buon grado che siano stati i greci a prendere in prestito dal sardo tale lemma, considerato che per originaria cultura erano stati i sardi ad usare per primi il mantello rosso porpora. Marziale, in una delle sue commedie inserita negli epigrammi, racconta come Crispino non sa a chi abbia ceduto il mantello di Tiro, ma poi aggiunge: non chiunque si riveste di abiti colorati di porpora. Pertanto, facendo un parallelo con la società moderna, egli dice che non tutti potevano permettersi un mantello di porpora. In sintesi, il privilegio di indossare il mantello di porpora era consentito solo ai principi, ai sacerdoti, ai comandanti militari e a chi aveva ricchezze personali.
Il mantello rosso aveva origini divine e trasponeva sulla terra la stella supergigante rossa, detta oggi Betelgeuse, che brillava sulla spalla di Orione, l'arciere celeste, come fosse il suo mantello di porpora. Punicus in latino vuol dire purpureo e punicanus è riferito in senso figurato al colore rosso. Punico o punnao in sardo significa bramoso, ma anche lussurioso. In altre parole, il guerriero sardo con l'elmo pennato di Apollo Apud e con il mantello rosso di Orione rappresentava saggenti a Rubia, la gente rossa. I faraoni egiziani chiamavano i libusardi con l'epiteto di Fenech, ovvero sia di volpe rossa del deserto, poiché indossavano il mantello rosso simile alla coda della volpe. Ma questa è un'altra storia che ci porterà in Egitto. Saluti a tutti. Bonadie, Sardegna mia, canto bene che sottie, azzurra e forte che una rocca. Bonadie, Sardegna mia, figlia desantica o tocca, dai nogure sua messa mia. Tu e sei in presente baronia, canana sei spantosa, profumata che una rosa. Bonadie, Sardegna mia, terra del lusco e colore, Dio ti giuro eterno amore. Sardegna mia, Bonadie, Bonadie.